Quella alle nostre spalle è l'apertura che è stata realizzata all'interno della SHS e per raccontarci appunto lo scopo di questo intervento e le specie coinvolte siamo con Flavia Sicoriello del CNR IRET, tecnologa del CNR IRET, che appunto ci racconterà un po' lo scopo appunto di questo intervento e quali sono le specie target. Dunque, questo intervento è l'apertura di un gap, quindi di un taglio, diciamo, all'interno del bosco che abbiamo fatto in ogni SHS, proprio perché osservando i boschi naturali si può vedere che si aprono naturalmente delle chiarie, appunto delle radure dovute a degli schianti, dovute a dei fulmini, e quindi chiaramente l'apertura all'interno anche di boschi gestiti in cui la canopy normalmente va a completare completamente la volta e quindi a non creare queste condizioni naturali, insomma è stato importante riprodurla anche all'interno delle SHS. Quindi abbiamo fatto queste aperture di circa 1500 metri quadrati che hanno lo scopo principalmente di appunto creare quelle condizioni di cambiamento di luce e di temperatura e di umidità al suolo che permettono la fioritura, permettono la crescita di moltissime specie erbacee che non troviamo chiaramente nel sottobosco molto chiuso, e a loro volta queste specie erbacee innescano quella che è una serie vegetazionale che non solo va avanti e quindi poi porterà alla rinnovazione del bosco, quindi delle specie arbustive e arboree, ma che poi sostenta tutta la catena trofica, quindi la catena alimentare, e in particolare nel nostro caso quello che abbiamo cercato di favorire sono sicuramente gli insetti pronubi, che sono anche insetti saproxilici, e non solo, ma anche i mammiferi come i pipistrelli, ad esempio, che sono quasi tutte specie comunque protette all'interno della direttiva Habitat, e che già con i monitoraggi che abbiamo effettuato in questi anni abbiamo visto che effettivamente sono arrivati, quindi questi gap stanno comunque funzionando. E anche un'altra specie molto importante che è target del progetto è la rosalia alpina, che preferisce proprio per deporre le uova e quindi per lo sviluppo delle larve la legna morta, il legno morto al sole. Quindi mantenere del legno morto all'interno dei gap favorisce tutta una serie di specie importanti per il progetto, ma in realtà importanti proprio perché appunto sono all'interno della catena saproxilica, quindi diciamo dell'integrità dell'intera foresta. Ecco, ma non tutti i gap realizzati nel progetto Lifespan sono uguali, appunto ci sono 3 tipologie di gap sono state realizzate con delle caratteristiche diverse. Sì, abbiamo realizzato 3 tipi di gap, non diciamo per quanto riguarda la superficie, che è sempre la stessa, appunto circa 1500 metri quadrati, ma abbiamo lasciato in uno tutti i tronchi che abbiamo tagliato rivolti a terra, quindi insomma all'interno del gap c'è tanto legno morto, in altri abbiamo tolto completamente tutti i tronchi e in altri invece abbiamo lasciato 2 alberi soltanto in croce, diciamo, all'interno del gap. Un altro accorgimento che insomma consigliamo di fare a chi, come in questo caso del Cansiglio, ha una pressione di pascolo eccessiva dovuta in questo caso ai cervi, è quello in qualche modo di creare delle barriere intorno ai gap, proprio perché appunto la crescita di specie erbacee attira gli ungulati, e questo è un bene, proprio perché appunto in questi luoghi gli ungulati si riproducono, ma anche i mammiferi in generale, non solo gli ungulati, si riproducono, si incontrano, hanno diciamo i loro riti sociali. Nel caso in cui c'è tanto pascolo chiaramente è eccessivo e quindi significherebbe che la serie vegetazionale rimarrebbe diciamo sempre in uno stato pioniero, quindi il consiglio è quello di fare delle barriere. Noi abbiamo insomma le abbiamo fatte anche, le stiamo realizzando anche come barriere elettriche, no? Proprio perché appunto può essere utile ad appunto escludere soltanto alcune specie, in questo caso il cervo, e a fare in modo che le altre possano comunque usufruire del gap. Ecco, e nella scelta invece del luogo dove realizzare il gap ci sono degli accorgimenti che possiamo dare per chi deve appunto replicare un intervento di questo tipo?
Beh, sì, sicuramente abbiamo scelto delle parti, delle zone del bosco produttive, nel senso in cui comunque tagliare, fare un taglio di queste dimensioni non sarebbe stato un problema a livello economico. E l'altra cosa che abbiamo guardato appunto era dove già c'erano delle chiarie, dove c'erano già appunto una densità minore, e quindi abbiamo aumentato semplicemente, ampliato diciamo il gap, l'apertura che già c'era naturalmente. Questo era l'ultimo dei video del progetto Lifespan dedicati alla replicabilità per i tecnici forestali. Per approfondire l'argomento e quindi per scoprire ancora meglio come realizzare una SHS, una rete di SHS all'interno della foresta, il progetto Lifespan produrrà a breve delle linee guida che saranno rese disponibili sul sito del progetto.